Benvenuti a tutti in questa video degustazione. For all non-Italian speakers, English subtitles are available. Please enable them in your video player. Sagrantino di Montefalco, un vitigno autoctono del territorio. Le sue origini sono spagnole, sembra che siano state importate da dei frati su Montefalco. Infatti le piante più antiche, più storiche si ritrovano proprio nei monasteri. Nasce come vino passito, quindi come vino da messa, poi successivamente viene fatto il vino secco. Vitigno veramente ostico, io dico un vitigno da domare, in quanto proprio per le caratteristiche morfologiche che ha necessità di una gestione molto attenta, quindi un vitigno sensibile anche alle malattie fungine, quindi bisogna prestare molta attenzione soprattutto nella gestione del verde, quindi diradamenti, defogliatura, cercare di esporre il grappolo alla giusta luce, non sovrapporlo eccessivamente al sole perché tende ad andare in surmaturazione, quindi poi le uve risultano molto cotte, però allo stesso tempo deve avere una maturazione perfetta perché ha dei tannini molto aggressivi e quindi se le uve non raggiungono il punto giusto di maturazione poi anche i vini trovano difficoltà sia in vinificazione che in invecchiamento. Qua abbiamo il Sagrantino O di Colpetrone. O sta per stupore, perché questo è veramente un Sagrantino stupefacente, nel senso che questa è una bottiglia che viene realizzata solamente in alcuni anni, con una tiratura limitata, e proviene da una singola parcella, quindi è un vero e proprio cru. Normalmente nella prima parte di ottobre le uve vengono raccolte a mano, selezionate e vinificate in serbatoi d'acciaio. Al termine di questo periodo inizia l'affinamento in legno, che avviene in piccole botti francesi, in barrique, per circa 12 mesi, al termine delle quali poi avviene l'imbottigliamento. Nel calice abbiamo il Sagrantino O di Colpetrone, un vino che si presenta con un bel rosso rubino intenso tendente al granato. Il naso è un naso estremamente ricco e complesso, ci sono molte note di frutta sottospirito tipiche del Sagrantino, ma anche note speziate e arricchite da delle componenti tostate. La bocca è una bocca estremamente sensuale, una bocca dalla grande struttura, dove abbiamo anche un'ottima morbidezza e una grande lunghezza. Il Sagrantino O può essere conservato per molto tempo, è un vino che beneficia dell'affinamento in bottiglia. Vi consiglio di effettuarlo a una temperatura di circa 16 gradi, così come il servizio. È un vino molto ricco e intenso, quindi vi consiglio di abbinarlo a piatti particolarmente saporiti come arrosti, primi con sughi a base di carne, anche della cacciagione e perché no, anche dei formaggi stagionati. Scopri la tenuta cliccando nella pagina sotto.